Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi un piatto freddo e leggero, colorato, perfetto per l'estate che già ci scalda abbastanza. Le patate saranno la base dell'insalata. Io per questo tipo di preparazione preferisco cuocerle senza buccia. In cottura perderanno un po' più di amido, risultando più leggere con meno tendenza ad appiccicarsi tra loro. Dividetele a pezzetti più o meno regolari e mettetele a bollire partendo da acqua fredda salata. Mentre le patate cuociono, fate bollire anche 2 o 3 uova partendo sempre da acqua fredda. Appena vedete le prime bollicine comparire in superficie, contate 7 minuti e toglietele dal fuoco. Una volta raffreddate, magari aiutandovi sotto acqua corrente, sbucciatele e dividetele a spicchi per poter poi decorare l'insalata. Le patate dopo 25-30 minuti saranno ormai pronte. Infilzatele con una forchetta per assicurarvene, quindi scolatele dall'acqua di cottura e lasciatele raffreddare in una ciotola capiente. Cercate di non toccarle quando sono ancora calde per evitare che si sfaldino eccessivamente, poi una volta raffreddate conditele con il pepe, il sale era già stato aggiunto all'acqua e con un filo d'olio d'oliva. Arricchite infine con una scatoletta di tonno e mescolatela alle patate. Questa prima parte dell'insalata è abbastanza ricca e soprattutto pastosa nella consistenza. Per alleggerire e per spezzare con delle sensazioni leggermente acide e scivolose al palato, potete crearvi un sottaceto espresso con le verdure che più preferite. Vi mostro quelle che ho utilizzato io. Una cipolla, prima tagliata a fette spesse circa 1 centimetro, dalle quali poi ho ricavato dei cubetti. Il cetriolo lo sbuccio alternando il taglio in modo da creare delle strisce bianco-verdi che renderanno più allegri i colori dell'insalata. Divido a metà per poter poi eliminare facilmente tutti i semi al loro interno, poi semplicemente taglio a fettine per ricavarne dei pezzettini. Se volete potete dividerli ulteriormente per il lungo in modo da farli più piccoli. Anche il peperone lo taglio a pezzetti più o meno delle stesse dimensioni delle altre verdure. Prima di tagliarlo elimino i filamenti al suo interno e i semi, quindi lo taglio prima a strisce e poi a cubetti. Queste sono le verdure che ho scelto io, potete aggiungerne altre o togliere quelle che non vi piacciono, poi iniziate a cuocerle a freddo condendole a contatto diretto con il sale che avreste utilizzato per condirle. Bagnatele con un bicchiere d'aceto di vino bianco e aggiungete un altro bicchiere d'acqua per arrivare fino in superficie e coprire completamente tutte le verdure. L'acqua serve sia ad arrivare a livello che a mitigare un po' la forza dell'aceto, rendendo un po' più delicata la marinatura. Lasciate marinare perlomeno un'ora. Visto poi che iniziano ad essere pronti dei bellissimi pomodori in questo periodo, ne approfitto per arricchire l'insalata con delle verdure fresche senza alterarne proprietà e vitamine. I pomodori potete farli più o meno come preferite, se a qualcuno danno fastidio i semi, basta dividerli a metà ed eliminarli spremendo il pomodoro o grattandolo con un cucchiaino. Se lo fate su un colino direttamente nella ciotola che utilizzerete per condirli, recupererete anche parte del loro succo. Tagliate quindi a piacere, versate nella ciotola e condite con olio d'oliva evitando momentaneamente il sale per evitare che perdano troppa acqua prima del dovuto. Passata almeno un'ora, le verdure saranno pronte e potete separarle dal liquido di marinatura. Scolatele e riversatele in una ciotola, poi finite di condire i pomodori con sale e pepe e mescolate assieme a tutto il resto delle verdure. E la parte fresca della vostra insalata è pronta. Se volete presentare su un piatto da portata, vi consiglio di mettere alla base le patate che sono più pesanti e distribuirle sul fondo. Versateci sopra tutte le verdure marinate che con i loro bei colori renderanno più invitante e allegra l'insalata, poi decorate con le fettine di uova sode, una spruzzata di olio extravergine di oliva e, volendo, qualche cucchiaiata di olive denocciolate sparse a caso sull'insalata. Servitela fredda o a temperatura ambiente e, come sempre, buon divertimento e buon appetito e a giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!